Tales by Love, episodio 11. Lo so, vi era mancata questa rubrica e sono sicuro che vi sia mancato anche il mio sfondo colorato e allucinato. Però diciamo che negli ultimi mesi sono cambiate giusto due cosine, quindi ho dovuto riassestarmi un attimino. Ed è proprio di cambiamenti che vi voglio parlare, raccontandovi il dietro le quinte di questa foto qua. Innanzitutto il posto. Questa è la cattedrale di Cristo Salvatore, o in russo Hram Hrista Spasitela, che è uno dei miei posti preferiti di Mosca, non solo perché è bellissimo, ma perché ha una storia veramente incredibile, ve la racconto in breve. Questa chiesa è stata costruita nell'800 dagli zar, però poi durante la rivoluzione comunista, dopo la morte di Lenin, è stata distrutta da Stalin, che al suo posto ci voleva costruire un enorme grattacielo chiamato Palazzo dei Soviet. Questo grattacielo doveva avere più o meno le fattezze degli altri grandi grattacieli costruiti da Stalin a Mosca, che oggi sono noti come le Sette Sorelle, e doveva essere il più alto di tutti perché doveva essere il più importante. Ma per un motivo o per l'altro non ce l'hanno mai fatta a costruirlo, c'è sempre stato qualcosa che li ha bloccati. E una volta non ci avevano soldi, e una volta gli arriva Hitler in casa e devono pensare alla guerra, e un'altra volta gli si allaga il cantiere. Cioè veramente è successo di tutto, una specie di maledizione, finché a un certo punto Stalin è morto e non l'hanno costruito, e al posto del palazzo, siccome il cantiere continuava ad allagarsi e siccome i russi sono elastici e si sanno adattare, Khrushchev ha deciso di farci una piscina. Si allaga, ci faccio una piscina, giustamente, che per un po' è stata la piscina all'aperto più grande del mondo, pensate. Poi il tempo è passato, l'Unione Sovietica è caduta, e siccome comunque i russi, a scapito del loro secolo di comunismo, sono un popolo molto religioso, hanno voluto ricostruirla questa chiesa e hanno fatto un fondo per la ricostruzione, dove addirittura i cittadini russi, che in quel tempo non avevano niente, erano poverissimi, hanno messo i loro soldi per ricostruirla. Ed è così che a metà degli anni 90 è stata ricostruita per avere la forma che ha oggi. Ma tornando alla foto, la cattedrale dove sorge sulla riva del fiume Moscova, che attraversa la città di Mosca. Non ero da solo a scattare questa foto, a fianco a me c'era quella che sarebbe diventata mia moglie, che in quel momento era al telefono per organizzare delle cose sul nostro matrimonio, no? E io stavo pensando a una canzone. Ora, vi è mai capitato di pensare alle parole di una canzone e pensare, cacchio, questa canzone è stata scritta per me? E io pensavo a una canzone degli Scorpions famosissima, che è Wind of Change. Le prime parole di quella canzone sono: seguo il corso della Moscova fino a Gorky Park, che è un parco di Mosca, ascoltando il vento del cambiamento. Ecco, io ero esattamente in quella condizione lì, perché in quei giorni là, erano i primi di agosto se non ricordo male, tutto quanto nella mia vita stava cambiando, perché io fino a quel momento facevo un po' il fotografo e un po' il dentista, che era un po' la mia ancora di salvezza, perché se mi va male con la fotografia c'è pur sempre il tartaro, no? Ma allo stesso tempo la mia relazione con Sati portava alla decisione di sposarci, e necessariamente sposarmi implicava venire a vivere in Russia e quindi abbandonare il mio vecchio mestiere, andare a vivere in un paese dove non conoscevo nessuno, dove non parlavo neanche la lingua, e quindi necessariamente dedicarmi anima e corpo al mestiere di fotografo, che era la cosa che amavo di più. E quindi mi ricordo che stavo lì sulla riva di sto fiume e mi sentivo come uno sciatore al cancelletto di partenza che davanti a sé ha la pista più difficile. Sei lì che non sei ancora partito, ma sai che da lì a poco devi dare tutto quello che hai se vuoi arrivare in fondo. Al tempo oltretutto della nostra storia non sapeva niente nessuno. Voi sapete che mia moglie qui è una cantante famosa, e pochi giorni dopo qualche paparazzo si è accorto di attività sospette e siamo finiti su tutti i giornali, telefoni, casini vari. Di lì la vita è un pochettino cambiata, e quindi sei lì che oscilli tra il panico e l'eccitazione, tra il terrore e l'esaltazione, tra la voglia di fuggire e la voglia di buttarti in questa nuova avventura, che nel mio caso mi avrebbe portato veramente a stravolgere qualunque cosa della mia vita. Nel mio caso abbandonare la famiglia, abbandonare i tuoi amici, abbandonare un mestiere sicuro, venire a stare in un paese dove non conosci nessuno, dove non parli la lingua, sposare una donna di un'altra cultura, un altro paese, che non sai mai come vanno a finire queste cose, no? Però alla fine, invece di concentrarmi sul cambiamento in sé, mi sono concentrato sulle ragioni del cambiamento, cioè perché mi sono trovato a fare tutte queste scelte difficili messe insieme, ed essenzialmente la risposta comune a tutti i cambiamenti era l'amore. Vuoi l'amore per quello che faccio, vuoi l'amore per la donna che sarebbe diventata mia moglie, vuoi l'amore per la vita in generale, per la voglia di viverla al pieno. E se la motivazione è quella lì, io penso che il fatto che una cosa vada bene o vada male non ha poi più importanza, perché di fatto se una cosa la fai con amore automaticamente escludi la possibilità di pentirtene. Ovviamente se la fai con amore vero, quello con la A maiuscola. E così sono passati quei 7-8 mesi. Ora non è che ci sto sempre qui a Mosca, perché poi viaggio, vado da una parte e dall'altra, però quando sono qui mi piace ormai considerarla a casa, almeno fino alla prossima ondata di cambiamenti. Chi lo sa, magari finisce che io e mia moglie andiamo a vivere in Nuova Zelanda, o magari, non lo so, anche in Italia, che schifo non farebbe. Oggi tutto sommato è una bella giornata, ci sono 14 gradi sotto zero, ma non si sentono così tanto. Per assurdo fa più freddo in Italia quando c'è -1, c'è un sacco di neve, c'è il parco a mia disposizione.
va tutto molto bene. E insomma, ritornando al momento della foto, io scattavo la foto, avevo tutti questi pensieri, a fianco a me mia moglie che organizzava delle cose per il nostro matrimonio, e ritornando alla metafora degli sci, quando cliccavo per fare la foto era come se mi lanciassi dal cancelletto di partenza per affrontare questa nuova grande sfida della mia vita che vi sto raccontando qua e là. Quindi questa era la storia della Cattedrale di Cristo Salvatore, della mia foto alla Cattedrale di Cristo Salvatore e in generale dei cambiamenti mossi dall'amore. E scusatemi se ho usato troppe volte questa parola, ma dopo tutto questo è Tales by Love ed è di questo che si deve parlare. Alla prossima, ciao!